videogiochi, quindi facendo l'accesso con un account e comprando dei giochi a poco prezzo. Ma questa cosa è legale o non è legale? Io volevo capire questa cosa qua. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa puntata di Mamma Me Lo Compri. Ricordatevi di mettere un like a fine video, iscrivervi e attivare la campanellina per ricevere i nuovi video. E siccome ne facciamo uno ogni 2 giorni, cliccate così ricevete le notifiche. Parleremo di account Microsoft, parleremo di videogiochi e parleremo di videogiochi a basso costo. Voglio mettere le mani avanti perché questa è una guida per tutti che tende a chiarire un punto cardine e un po' spinoso di una questione molto diffusa, ossia esistono degli account dei videogiochi, mettiamola così, degli account veri e propri che si possono acquistare anche di giochi appena usciti a 5-6 euro e giocarli sulla propria console Microsoft. Questo video non è a scopo di lucro, non è per invogliarvi a fare questa cosa, è per fare chiarezza. Partiamo con un'infarinatura generale. Cosa è successo nel mondo? Con l'avvento dei giochi in digital delivery, così si chiamano, sono spuntati degli store come dei funghi e hanno iniziato a vendere delle key, quindi delle chiavi di accesso ai giochi. Se voi aprirete il vostro Steam, scollegandoci un attimo dal discorso Xbox, comprerete quell'account pagandolo con PayPal o in altri metodi, probabilmente alla metà del prezzo, inserirete la chiave e avrete il gioco nella vostra library. In questo modo in realtà è abbastanza legale. Esiste un altro modo che oggi andremo a chiarire se è legale o no, è quello di acquistare degli account creati ad hoc e rivenderli sul mercato a molte più persone. Se anche a voi è capitato nel passato di comprare degli account e poi esservi ritrovati con l'account chiuso, che non c'era più probabilità di accesso, non riuscivate più ad accedere al gioco, scrivetelo nei commenti. Questo cosa vuol dire? Microsoft dà la possibilità di avere e di utilizzare un gioco con lo stesso account su 2 console differenti, ok? Uno ha una console in montagna, ce l'ha a casa e può utilizzare lo stesso account, giocare sulle console. Sono nati dei gruppi, dei siti che hanno iniziato a comprare dei giochi e a rivendere i loro account, quindi tipo che ne so, Mafia 3 Trilogy @outlook.com con una password dettata dall'amministratore del gruppo e vengono rivenduti a terzi. Gli dai 6 euro, 5 euro su PayPal, ti danno l'accesso e ti garantiscono accesso a vita, se qualcosa dovesse andare storto ti ridanno la password o ti rimborsano o comunque garantiscono un po' di cose. Questi gruppi sono molto diffusi su Telegram, un po' meno nel web in chiaro, quindi su Google ce ne sono un po' meno perché ovviamente lo sanno anche loro che non è proprio legalissimo. Detto questo, chiamiamo subito Microsoft e vediamo cosa ci diranno. Questa chiamata potrebbe essere registrata o monitorata. Proviamo uno. Per assistenza nella connessione a Xbox Live. Pronto? Buongiorno, sono Mattia, assistenza clienti Microsoft Xbox, come posso aiutarla? Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione che non so se riesce a darmi lei, ma glielo provo a chiedere lo stesso. Senta, io ho visto che ci sono dei siti che rivendono account Microsoft di videogiochi, quindi facendo l'accesso con un account e comprando dei giochi a poco prezzo. Ma questa cosa è legale o non è legale? Io volevo capire questa cosa qua. Non è legale. Non è legale, ok. Non è legale. Ok, voi siete a conoscenza comunque del problema, immagino, deduco che sia... Sì, Ok. siamo a conoscenza del problema, ma diciamo è un problema non arginabile Ok. molto facilmente. Beh, immagino. Senta, posso chiederle un'informazione? Nei termini e condizioni del regolamento Xbox, qual è la riga che dice che questa cosa non è funzionale? Posso saperlo? Per curiosità mia. Allora, sinceramente non saprei precisamente indicarle la riga sui termini e condizioni, comunque faccio una precisazione. Sì. Allora, io non so se è legale a livello di legislazione italiana, ma è contro le direttive Microsoft. Ok, beh, comunque immagino perché comunque cioè, le persone rivendono un account, quindi tecnicamente non si può fare perché stanno lucrando sugli account di terzi, cioè tecnicamente, giusto? Esatto, ok, perfetto. Niente, volevo anche sapere se, ma ci sono dei ban o è veramente difficile questa cosa, cioè nel senso per fermare questa cosa qua. Volevo capire un attimo se bannate gli account che trovate oppure no, per ora, oppure... Allora, se riceviamo segnalazioni, sì. Ok. Però non c'è,
per adesso non c'è comunque un sistema in grado, anche perché appunto noi come azienda mettiamo la privacy Esatto, ok. come punto fondamentale. Non abbiamo un sistema per poter verificare con sicurezza chi sta facendo questo tipo di truffe, tra virgolette, e chi non le sta facendo. Ok, quindi Solo sotto segnalazione. diciamo che gli utenti dovrebbero essere invogliati a segnalare questi siti a voi. E, Esatto, ok, esattamente. avete una mail per caso per segnalare una mail qualsiasi? Allora sì, Sì. adesso glielo dico. Grazie. Un attimino, non è una mail, ma è un sito internet. Ok. Ok? Sì. Qui si possono fare le segnalazioni se si trovano siti o comunque qualcuno che rivende account, giusto? Esattamente. Perfetto, perfetto. Va bene, io la ringrazio, è stato gentilissimo e niente, volevo levarmi ogni dubbio su questa cosa qua. Va bene, grazie mille. Di nulla. Grazie, buona Grazie a giornata. lei. Salve. Buongiorno. Salve. Allora ragazzi, come avrete capito dalla telefonata, ricomprare account venduti a 5-6 euro da terze parti su Telegram o su altri siti non è una cosa legale. Non denunciatemi Microsoft se vedrete questo video, ma secondo me finché si tratta di mio cugino, il mio amico, compriamo un gioco in due, 20 euro a testa, 30 euro a testa, condividiamo l'account e anche sti cazzi, no? Quando inizia a trattarsi di un business vero e proprio dove c'è un account rivenduto 300, 400, 500 volte e non solo Xbox è sommersa da questo problema, allora forse diventa abbastanza più corposo il problema, perché l'utente finale dice: oh che figata, ho l'account a 5 euro, poi non ci può giocare online perché l'account viene sconnesso. La limitazione è quella che da un giorno all'altro potrebbero cambiare la password e non trovarvi più, potreste non accedere più, eccetera. Io devo ammettere di averlo fatto mesi fa con 3 giochi. Avevo comprato Dirt Rally, Tomb Raider e Doom, il primo, da un tizio, non un'organizzazione, tra virgolette, un tizio, e dopo circa 4 mesi gli account non funzionavano più. A quel punto ho ricontattato il tizio ed era sparito. Io li avevo pagati però 10 euro l'uno perché volevo risparmiare, tra virgolette. Microsoft sta mettendo a disposizione il Game Pass, Games with Gold, ci sono molti giochi, quelli nuovi fanno gola sicuramente, ma è anche vero che nell'arco di 2-3 mesi di solito scendono di prezzo o delle offerte, potete accaparrarveli per una quarantina di euro. Ricordatevi sempre appunto che sono giochi dove ci sono delle persone che lavorano e quindi abbiate rispetto. Io Red Dead Redemption 2 mi piaceva di brutto, ho sempre creduto in Rockstar, al day one l'ho comprato. Io non sono uno che compra i giochi al day one, mai, però ho detto 8 anni di lavoro, 7 anni quanto sono stati, lo sbattimento di Rockstar Game, tutti i dettagli, la cura, lo studio, diamogli sti 60 euro. Tra l'altro l'avevo preso in offerta a 59,90. Evitate queste cose, perché poi cosa succede? Vi ricordate il caso dell'IPTV che hanno arrestato un botto di gente, chiuso i server, via dicendo? Non è a livello dell'IPTV questa roba qua, ma ci potremmo arrivare molto velocemente, facilmente. Questa cosa esiste dai tempi dell'Xbox 360, anche da prima forse. Ci vediamo alla prossima puntata. Ricordatevi di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguiteci.